ragazzi, 2, 2000. Ciao ragazzi, venerdì 6 settembre 2024, 2000 iscritti sul canale. Un mese esatto, oggi è un mese esatto dall'apertura del canale. Se me l'aveste detto un mese fa, assolutamente non ci avrei creduto. E quindi oggi in questo video festeggiamo il mesiversario del canale. Una parola che io in realtà ho sempre preso in giro perché mesiversario è una parola che non esiste in italiano, deriva da anniversario, che vuol dire festeggiare un anno di qualcosa, e lo usano di solito i ragazzini, le coppiette, no? Quando si fidanzano e dopo un mese festeggiano il mesiversario. E io ho sempre un po' scherzosamente preso in giro questa cosa, ma adesso che mi trovo con un mese di canale e so l'impegno, lo sforzo e le soddisfazioni che ci sono dentro questo mese, mi viene voglia di festeggiare il mesiversario e adesso capisco il significato di questa parola. Oggi quindi facciamo un video per festeggiare e facciamo un video, come dire, egoista, un video che parla di me, del mio canale, anzi egocentrico più che egoista, perché allora, egoista in italiano è una persona che pensa solo a se stessa, ma nel senso che vuole tutto per sé. Ad esempio quando siamo fra amici, no? E dice al tuo amico, ehi, metti in mezzo quelle patatine, non essere egoista. Mentre egocentrico è una persona che pensa solo a sé, ma nel senso che tutto ruota intorno a lui, nel senso che parla sempre di se stesso, delle sue cose. E quindi oggi facciamo un video egocentrico. Quindi sì, sarà forse un video un po' egocentrico, ma in realtà oggi prendiamo due piccioni con una fava. Così mi insegno anche questa bella espressione italiana, prendere due piccioni con una fava. Vuol dire raggiungere due scopi con una cosa sola. Facciamo un po' di conversazione naturale in italiano e così vi racconto qualcosa di più su di me, ma soprattutto su questo canale, su questo progetto così bello che è partito così bene e vediamo dove vogliamo portarlo. E quindi ragazzi, benvenuti o bentornati su Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano in modo naturale, immergendoti nella lingua. Per chi non mi conosce, io sono Manuel, sono un ragazzo, anzi un ragazzo, dai, gli anni vanno su, diciamo che sono ancora un ragazzo, su via, dai, facciamola passare per buona. Sono un ragazzo italiano, sono nato e vivo in Italia, nel nord Italia, in provincia di Brescia, nella regione Franciacorta, che è celeberrima per i suoi vini spumanti. E ricordatevi la parola celeberrima, questa è una particolarità. Il superlativo si forma in alcuni casi non con issimo, issima, ma con errimo, errima. Sono poche parole che incontrerete e imparerete a conoscerle. Ecco, non imparatemi, mi raccomando ragazzi, non fate come quelli che mi imparano le liste di eccezioni, non si fa così imparare le lingue. Adesso avete imparato la parola celeberrima, l'avete incontrata, quando l'avrete sentita altre 50 volte ve la ricorderete. Lasciate perdere la lista, rilassatevi e divertitevi ad acquisire la lingua senza impararla in modo noioso. Ok, chiuso parentesi, andiamo avanti. Per chi non avesse visto il primo video, quello sul metodo, che vi invito ad andare a vedere perché è interessantissimo e getta le basi, le fondamenta di questo apprendimento della lingua, brevissimamente ricordo che io sono da sempre appassionato di lingue e di letteratura. Ho fatto il liceo classico, che in Italia è la scuola superiore dedicata agli studi umanistici, dove si studiano fra l'altro anche il latino e il greco antico. Dopodiché mi sono laureato in lettere classiche con una tesi sempre in greco antico, che era la mia materia preferita. Sono sempre stato appassionato di lingue e in particolare di queste lingue più erano strane ed esotiche, più mi piacevano. Però non mi dilungo su questo perché ne ho già parlato nel video iniziale, ma una cosa nuova che forse, anzi che sicuramente non sapete perché non ve l'ho mai detto, è che oltre a essere da sempre appassionato di lingue, di letteratura e di studi umanistici, sono da sempre anche appassionato di informatica, di scienza, di tecnologia e fin da piccolo queste due passioni si sono sempre intrecciate e si sono influenzate a vicenda. E ricordo avevo 5 o 6 anni quando mio papà portò a casa il primo computer, era ricordo uno ZX Spectrum della Sinclair.
Se c'è qualcuno inglese fra di voi, probabilmente si ricorda la Sinclair e lo ZX Spectrum. E a 5-6 anni ho iniziato a imparare a programmare in Basic e poi da lì è nata una passione incredibile che è sempre continuata. Da oltre 10 anni ho una piccola attività informatica legata soprattutto al mondo del web e quindi mentre tutto quello che ho studiato per quanto riguarda le lingue e la letteratura l'ho studiato anche con un percorso di studi istituzionale, tutto quello che riguarda l'informatica, il web, la programmazione, l'ho imparato tutto da autodidatta. Io ho sempre avuto questa tendenza a voler studiare da solo, è sempre stata una mia caratteristica e anche dopo l'università, quando ho continuato e ho ripreso da solo lo studio delle lingue, a me piaceva farlo da solo, era proprio una mia caratteristica. Non dico che tutti debbano studiare da soli, se vi piace, se vi trovate meglio a frequentare una scuola, fatelo, se vi trovate meglio con un insegnante, fatelo, non siamo tutti uguali, ognuno ha il suo carattere, ha le sue predisposizioni. Io sono una persona che veramente studia bene da autodidatta e sono fatto così. E com'è nata allora l'idea del canale? Diciamo che è un hobby per me, perché chiaramente il mio lavoro è un altro, però innanzitutto deriva da una grande passione che io appunto ho sempre coltivato parallelamente al mio lavoro, che è quella dello studio e dell'apprendimento delle lingue e della letteratura. Ma soprattutto tutti continuavano a dirmi che avevo un talento particolare per insegnare, cioè per spiegare le cose, per spiegare bene e far capire agli altri cose apparentemente difficili. Me lo dicono una volta, me lo dicono due, me lo dicono tre, ho detto sai che c'è? Magari hanno ragione. Ma in particolare c'è anche lo zampino di mia sorella Lorena che saluto, ciao Lorena, che no? C'è il suo zampino, bella questa espressione italiana, no? Mettere lo zampino, cioè intervenire per qualche cosa, in qualche cosa. E dicevo c'è lo zampino di mia sorella, perché lei continuava a dirmi ma tu sei sprecato, tu dovresti insegnare, perché lei fra l'altro è un insegnante e voleva che anch'io insegnassi, perché continuava a dirmi tu sei sprecato, tu devi insegnare, hai un talento incredibile per insegnare. E allora ho detto, sai che c'è? Proviamo. Solo che c'è un problema. A me non piaceva insegnare in un'aula chiuso a poche persone. Mi sono detto, ok, proviamo, ma se voglio fare le cose, voglio farle a modo mio. A me piace raggiungere, vorrei raggiungere il maggior numero possibile di persone. Vorrei che quando mi metto a spiegare qualcosa potessero vedermi, ascoltarmi e potessero raggiungere questo insegnamento non 20 persone, ma 200, 2000, 20.000. E quindi eccomi qua. Volevo fare un po' come il maestro Manzi. Voi non sapete chi è il maestro Manzi, forse qualche italiano un po' su quegli anni se lo ricorderà. Negli anni 60, fra il 60 e il 68, fece questa trasmissione televisiva famosissima, Non è mai troppo tardi, in cui usciva e faceva il professore un po' a tutta Italia, spiegando con delle lezioni televisive le cose di base e ha fatto prendere la licenza elementare a milioni di italiani in un momento in cui il tasso di analfabetismo in Italia era molto alto, perché stiamo parlando del dopoguerra. A pensarci oggi sembra una cosa incredibile, però all'epoca era così. E quindi no, voglio fare un po' come il maestro Alberto Manzi, all'epoca era una cosa super nuova con la televisione, adesso c'è YouTube, non è più una cosa nuova, ma io voglio comunque provarci in modo nuovo, cioè voglio portare sui vostri schermi un canale che non sia il solito canale, la copia e stracopia di mille altri canali che già ci sono. Voglio fare le cose un po' a modo mio, con contenuti utili, di qualità e studiati in un certo modo. In realtà non pensavo che dopo un mese davvero potessero esserci migliaia di persone che già ascoltano quello che ho da dire, però a quanto pare questi temi sono veramente interessanti, perché non penso in realtà di essere così bravo io da aver raccolto 2000 persone in 4 settimane. Penso che ci sia un grandissimo interesse, più di quanto si pensi, su questi argomenti e quindi continuiamo. Fra l'altro, visto che stiamo facendo conversazione naturale in italiano, vi ho già citato il termine insegnante, vi ho detto che mia sorella è un insegnante e vi ho citato il maestro Manzi.
Parliamo un po' di questi termini. In Italia, per dire insegnante, ci sono diversi termini, diverse parole. Possiamo dire insegnante, possiamo dire maestro, possiamo dire professore, possiamo dire docente e probabilmente anche qualche altro termine che adesso non mi viene in mente, però questi sono i principali. Insegnante è abbastanza generico, si può dire di un insegnante delle scuole elementari, delle scuole superiori, dell'università, è una persona che insegna. Docente è simile a insegnante, anche docente è abbastanza generico, il docente può essere delle elementari come dell'università, però è già un termine più burocratico e più istituzionale. Ad esempio, Luisa fa parte del corpo docente, no, che sono gli insegnanti ufficiali di una scuola. Poi c'è maestra, maestra o maestro, che ha sempre indicato nel linguaggio comune l'insegnante delle scuole elementari. E poi c'è professore, professore che di solito è dalle medie all'università. Non si può dire un professore delle scuole elementari, si può dire maestra, maestro, insegnante o docente, ma professore può essere detto delle medie, delle scuole superiori o dell'università. Insegnante e docente sono fissi, insegnante uomo, insegnante donna, docente uomo, docente donna. Maestro maschile, maestra femminile e professore maschile, professoressa femminile. Ma basta chiacchiere, basta parlare di me, parliamo un po' del canale. Ragazzi, 2000 iscritti e più, perché abbiamo già superato i 2000 in 4 settimane, wow, cioè cavolo, cavolo vuol dire un'esclamazione, accidenti, è un'esclamazione più leggera per non usare un'altra un po' più volgare che non posso citare qua sul canale, ma cercatevela e avete capito di cosa sto parlando. 2000 e più iscritti in un mese, vuol dire che c'è grandissimo interesse verso questi temi. C'è richiesta, soprattutto secondo me, di contenuti di qualità e contenuti di qualità è esattamente quello che io voglio fare. Io ve lo dico, a me davvero personalmente non piace la piega che stanno prendendo oggi i social network, dove tutto è iperveloce, dove tutto è contenuti che si consumano velocemente, questi video di 60 secondi, tutti pieni, no, veloci, proprio nel modo in cui sono anche fatti, pieni di scritte, pieni di cambi rapidi di inquadrature, di video proprio basta, fermi, calma, cioè nella vita bisogna prendere le cose anche un po' con calma. Se stiamo imparando una lingua, se stiamo studiando, è un tempo di calma, è un tempo di riflessione, è un tempo in cui ci si mette lì e ci si prendono quei 30 minuti, quei 60 minuti, quelle 2 ore se serve per leggere, per studiare con calma, per guardarsi un video con un ritmo narrativo pacato, tranquillo, che non deve essere noioso, perché neanche a me piace guardarmi una patacca noiosa di 1 ora con il professore che spiega, mamma mia, però neanche il video di 60 secondi, tutto no? I reels, gli shorts, queste cose qui. Io davvero ragazzi, se vedete nel mio canale in un mese non ho ancora fatto neanche uno short, non lo so se li farò, se non li farò, nel senso che non ho un pregiudizio, però, anzi un po' pregiudizio ce l'ho perché per le cose che vi ho appena detto, però li farò solo se vedrò che c'è un qualche cosa che io voglio trasmettere e vedo che quella forma, quella modalità è secondo me la forma migliore per trasmettere quei contenuti. Il concetto ragazzi è che io intorno a questo canale voglio costruire una community di persone realmente appassionate, persone realmente impegnate, che condividono la mia filosofia di apprendimento, che è una filosofia calma, lenta, di persone che apprezzano il loro tempo e si prendono il tempo che serve per apprendere. Certo, il canale è nuovo, per ora avete visto che ho creato solo un paio di formati, ci sono i vlog che mi piacciono molto e ho visto che anche a voi piacciono molto e poi ci sono i video, quelli parlati, quelli che in inglese si chiamano talking head. È curioso perché come gli inglesi hanno sempre, no,
questo modo molto diretto di dire le cose, no? Testa parlante, i video testa parlante, no? Questi video in studio, di solito dove ho dietro la mia libreria in cui parlo di temi più o meno linguistici, letterari, eccetera. Però ho in mente anche altri formati nuovi e voglio creare ad esempio delle playlist dedicate anche agli intermedi base. Comunque questo canale è un canale immersivo, è un canale basato sul principio dell'input comprensibile e quindi non sarà mai in realtà un canale, credo, per principianti proprio assoluti, cioè principianti che non riescono eh, a capire ancora abbastanza della lingua per poter seguire una persona che sta parlando anche lentamente. Però comunque l'intermedio può essere di diversi livelli. Già per seguire una conversazione come quella che sto facendo io adesso, dovete essere già intermedi piuttosto verso l'avanzato, cioè un B1 che viaggia verso il B2, verso il C1 anche. Vorrei poi fare qualche cosa anche per i B1, B2 che hanno ancora bisogno di qualche materiale un po' più preparato, un po' più lento, un po' più ad hoc. Ad hoc, fra l'altro, è un'espressione che si usa in italiano ma è latino, è un calco proprio del latino, ad hoc, cioè preparata appositamente per loro. E credo che farò indicativamente d'ora in poi un video a settimana al massimo, non di più. Al massimo in italiano vuol dire quello massimo, non di più sicuramente. Perché magari voi non lo sapete, però tenete conto che un video di 20 minuti in realtà ha dietro un lavoro incredibile, cioè possono esserci dietro addirittura anche fino a 10 ore di lavoro a partire dalla progettazione, poi il girato, il montaggio. Fra l'altro, ragazzi, apro e chiudo parentesi, vedete che l'italiano ha le parole girato, montaggio, non serve dire shooting, non serve dire editing, lo dico a quelli che vogliono portare l'inglese nell'italiano facendo il famoso Ital English, no? Di cui abbiamo parlato anche un po' nei commenti nei giorni scorsi. L'italiano ha le parole, usiamole. Ma ecco, chiusa parentesi, questo era solo un piccolo simpatico sfogo linguistico. E quindi ci sarà all'incirca un video nuovo per settimana e tutti i miei video hanno un denominatore comune. Bella questa espressione italiana che deriva dalla matematica, dalle frazioni in matematica. Avere un denominatore comune vuol dire hanno tutti una caratteristica in comune, che è quella di essere video progettati per acquisire l'italiano in modo naturale basandosi sull'input comprensibile. E la differenza fra i vari video è in alcuni casi il tema, cioè alcuni sono più dedicati ad approfondimenti di tipo linguistico e letterario, dove faremo anche magari un po' di grammatica, ma non in modo tradizionale come fanno i professori noiosi che ti spiegano la grammatica, bla bla bla, le regole, regole, regole. Io quando vi spiegherò la grammatica ve la spiegherò cercando di farvi capire i concetti, non le regole, perché la grammatica non è mai stupida, la grammatica spiega un qualche cosa che ha sempre un significato e se io riesco a farvi capire il significato, voi quella cosa ve la ricordate, perché se per voi quella cosa ha senso, non ve la dimenticate più. Ad esempio, il congiuntivo o l'indicativo, è inutile che io stia lì a spiegarvi la regola, il congiuntivo in questo caso, in questo caso, in questo caso, l'indicativo in questo caso, in questo caso, in questo caso. No, io vi spiegherò l'indicativo, il congiuntivo, che senso hanno e poi capirete che è veramente molto più facile di quanto voi potreste pensare. Nei vlog poi è bello perché vi porto in giro e mentre vi faccio vedere le bellezze paesaggistiche, quindi è anche rilassante, divertente, allo stesso tempo vi faccio immergere nella lingua. In realtà dietro c'è tanto studio perché non sono fatti a caso, tutto quello che vi faccio vedere è studiato e a volte creo anche appositamente dei rimandi da un video all'altro per ripetere determinate parole, per andare a creare dei contesti che favoriscano l'apprendimento di determinate parole. Il fatto, ragazzi, è che io non credo assolutamente nel metodo
che prevede lo studiare le parole fuori dal loro contesto, quindi studiare liste di termini, fare flashcard per ricordarsi le parole, con dei contesti che sono assenti oppure contesti fasulli, contesti finti creati in modo artificioso. Le parole vanno imparate nel loro vero contesto, immergendosi, perché la nostra mente funziona così. Adesso non sto a ripetere cose che ho già detto nel primo video, quello sul metodo, andate a vederlo quel video perché è un po' lungo ma è la base, è molto molto interessante. E quindi le parole vanno imparate nel loro contesto. Se io vi porto a fare una passeggiata e incontriamo una cosa, io ve la faccio vedere, guardate, quello è, e vi dico il termine, voi quella cosa ve la ricordate, o magari non ve la ricordate la prima volta, ma la seconda, la terza, la quarta, poi ve la ricordate per sempre, e così si imparano le lingue, perché rimane impresso nella vostra mente insieme a tutto quello che c'è intorno, è quello il concetto. Il contesto non è banalmente la flashcard con il disegnino che ti fa vedere il contesto, il contesto è dove tu eri, l'atmosfera che c'era, le persone con cui tu eri, come ti sentivi in quel momento, tutto quello che c'è intorno. Questo è il vero contesto che fa imprimere nella tua mente i ricordi e le cose che la tua mente crede degne di essere ricordate, se le ricorda anche dopo anni. Però ripeto, non vado ad approfondire perché ne ho già parlato e poi magari in futuro ne parleremo in un video specifico, questa è solo una chiacchierata, non voglio andare troppo nello specifico nelle cose. Avete capito comunque il concetto di base. Si cerca di fare un lavoro di qualità che ovviamente richiede tanto tempo e quindi sicuramente non potrò fare 3-4 video a settimana, anche perché, come ve l'accennavo, non voglio assolutamente andare a riempire la bacheca di short, che è un formato che a me personalmente non piace, poi magari in futuro li andrò a fare per qualche motivo, perché magari avrò trovato un modo utile e serviranno, però per il momento non è un formato che mi sta interessando, che mi sta piacendo. Però ecco, ditemelo voi, questo è un video importante anche perché nei commenti voi potete davvero darmi le indicazioni utili, nel senso già molti dei vostri commenti mi sono stati utilissimi per iniziare a migliorare i miei video, ad esempio ho smesso di utilizzare l'inglese come stampella, che all'inizio lo facevo, però mi sono reso conto che utilizzare solo l'italiano è più immersivo e ho anche ridotto in realtà proprio in senso assoluto il numero di parole o di espressioni che vi metto in sovraimpressione nei video anche in italiano, perché in realtà io non posso sapere quali sono le parole che voi sapete o non sapete e rischio di affollare il video di cose che magari per qualcuno sono utili, per altri no, e quindi ci sono i sottotitoli che sono la cosa secondo me ottimale e vado a evidenziare con dei testi in sovraimpressione solo le cose che veramente sono particolari e degne di nota. E anche sottotitoli, ecco, a me non piace metterli in sovraimpressione quando monto il video perché credo che sia meglio utilizzare la funzione nativa di YouTube dove voi potete attivarli o disattivarli a piacimento, mettere i sottotitoli che desiderate e quindi meglio di così non c'è niente secondo me. Quindi ecco ragazzi, se avete consigli o richieste o qualsiasi cosa, scrivetemelo nei commenti e sono tutto orecchie. Così avete imparato anche questa bellissima espressione italiana, sono tutto orecchie, cioè sono qui con le mie orecchie tese che vi ascolto, captando quello che avete da dirmi. Mi raccomando, scrivetemelo nei commenti. E a proposito di commenti, io cerco sempre di rispondere nei limiti del possibile a tutti, tenete conto però ecco, che c'è il fuso orario, per cui magari a volte se rispondo dopo qualche ora è perché magari da voi è giorno e da noi è notte, oppure magari se una volta capita che o dimentico di rispondere o qualcuno mi chiede due cose e rispondo a una sola, purtroppo io sono uno, i commenti iniziano ad essere davvero tantissimi, centinaia addirittura già, per cui ragazzi faccio quello che riesco, però io mi impegno a cercare di rispondere al maggior numero possibile di commenti e interagire perché quello che voglio fare, innanzitutto per rispetto, perché se una persona dedica del tempo a scrivermi,
io sono contento, sono felice e sento il desiderio di rispondere, ma poi soprattutto perché voglio creare una community. Questo canale ha senso se si crea una community, perché questo è il vero scopo delle lingue. Non si impara una lingua per rimanere isolato, si impara una lingua per comunicare, per conoscere nuove persone, nuove culture. Quindi intorno a questo canale il mio desiderio è quello di creare una community attiva, che scrive, che interagisce, e i commenti in questo senso sono sicuramente uno strumento importantissimo. Quindi ragazzi, questo video era, diciamo, soprattutto una chiacchierata fra di noi, una conversazione leggera e informale per festeggiare un po' questo primo mese di canale e i suoi 2000 e più iscritti. Non so quante volte l'ho detto in questo video, avete capito che ho 2000 iscritti? Assolutamente ancora non ci credo ragazzi, grazie, grazie mille, grazie davvero. E dai, quindi alla prossima, non mi voglio dilungare oltre perché ormai quello che volevamo dire l'abbiamo detto. E grazie ancora di tutto, iscrivetevi così aiutate il canale a crescere e andiamo avanti. E alla prossima!